Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 Corse. Oggi è un video un pochettino più tecnico, ma che è stato ovviamente molto richiesto da tutti gli utenti. È il video di spiegazione di come funziona, oltre che vabbè, alcuni piccoli trucchetti per il montaggio del frontale PNR, il famoso double arm. Giusto Marco? Sì, ciao a tutti. Allora, oggi vi spieghiamo a grande richiesta come poter non solo montare ma anche regolare il double arm e poi vediamo la regolazione che utilizziamo noi. Poi ogni pilota decide di regolarlo a seconda delle sue esigenze. Allora, per quanto riguarda la prima cosa da dire, abbiamo montato questo double arm principalmente su una PNR 3.0. Sulla PNR 3.0 possiamo montare non solo il V4 che vedete montato, ma anche la versione V3 del nostro double arm. Che cosa si differenzia tra il V4 e il V3? Il V4 è l'ultima versione. Allora, in poche parole, il tipo di fusello e il modo in cui viene posizionato il kimping con al di sopra dei rasamenti con un Siger. Quindi nel V3 avevamo un fusello che era fisso, non si poteva regolare l'altezza addirittura dal fusello, e il kimping non era gestito da queste due viti come nel V4, ma da dei rasamenti che andavano a chiudersi con un Siger. Nella differenza tra il V3 e il V4 inoltre è che il V3 si poteva regolare il drop, che poi vedremo, non soltanto dalla vite ma anche tramite rasamenti. Quindi questa è la differenza più importante. L'altezza del fusello, per intenderci, poi metteremo uno schema dedicato. Noi l'abbiamo montato nell'altezza standard, cioè dove c'è la parte più alta posizionata appunto in alto, cioè la parte di maggior spessore è posizionato in alto. Se io vado a ruotare questo spessore nella parte sottostante, la macchina si abbassa, e quindi adesso poi vi metteremo anche nel dettaglio uno schema. Mettiamo ovviamente delle immagini indicative, anche perché comunque sono parti molto piccole, così nel video non si riuscirebbero a vedere. Ok. Allora, per poter regolare l'altezza, e questo vale sia per il V3 che per il V4, si va ad avvitare o svitare questa vite, questa che vedete grigia, silver, così è più figo. Sì, è il termine inglese che fa tanto figo. Allora, se io vado ad avvitare, il mio double arm si alza. Se io vado a svitare, il double arm si abbassa. Mettiamo ovviamente un'indicazione anche di questo. Anche di questo verrà messa l'indicazione. Esatto. Una cortezza, diciamo così, il modo in cui lo utilizziamo noi è quello di avere il braccio superiore del double arm parallelo alla pista o leggermente inclinato verso la pista, ma poco. Perché è importante? Perché da questa vite poi si può regolare anche il drop. Nel V3 il drop non era soltanto regolato da questa vite, ma anche dalla quantità di rasamenti che si mettevano al di sopra del kimping, che permetteva di avere un maggior gioco. In questo caso invece, avendo le viti posizionate sopra e sotto che vanno a chiudere il fusello, mi raccomando, avvitatele, mettete un po' di frenafiletti blu, quindi non quello rosso strong ma il blu, che poi è possibile anche svitare, e non serratele troppo. Una volta che avete concluso, tornate indietro almeno di mezzo giro. Questo permetterà di avere una buona mobilità del nostro double arm. Abbiamo appena parlato dell'altezza del double arm e abbiamo appena detto appunto che questa vite regola anche il drop. Abbiamo visto nel V3 e nel V4. Allora, nel V4 il drop principalmente è regolato da questa vite. Una cosa molto importante è che giocando appunto sull'altezza si può creare un piccolo gioco. Quindi soprattutto se il braccio rimane leggermente in basso, mettendo poi anche dei bicchierini, questi rasamenti che adesso vi spiego, permette di andare a regolare il gioco che rimane, quindi il famoso drop che vado principalmente a regolare da questa vite, sempre la vite silver, quello che fa un po' figo. Detto questo, i bicchierini possono essere di tre tipi. Abbiamo bicchierino corto, bicchierino medio e il bicchierino lungo. Il bicchierino si intende questo elemento trasparente. Che c'è anche nero, ma non cambia. Che ci sono anche neri, esatto. Soprattutto quelli delle tre altezze mi sa che ci sono solo neri, perché sì, quello che viene fornito può essere o basso o medio. C'è proprio il kit. C'è proprio il kit. Sì, sì. Allora, che cosa dire innanzitutto? Allora, che i bicchierini che cosa servono principalmente? A creare una sorta di fine corsa della molla, cioè
Se uso un bicchierino molto corto avrò una maggiore escursione nel mio double arm, il medio mi darà qualcosa di meno e quello più lungo naturalmente mi darà un fine corsa molto più vicino alla molla, per cui ammortizzerà meno. Vengono utilizzati in base al tipo di grip, al tipo del layout della pista e anche al tipo di guida del pilota, quindi uno può scegliere, può provare e fare dei test. Noi utilizziamo in questo caso un bicchierino medio dove abbiamo deciso di posizionare sotto la molla, in base alla nostra regolazione, un rasamento di colore arancione. Nel kit dei rasamenti per il double arm troverete dei rasamenti arancioni e blu. Quello arancione ha uno spessore di 0,2, quello blu di 0,5. Potete aggiungerne e toglierne quanto volete per poter capire qual è il drop che voi preferite, regolandolo sempre dalla vite sottostante, mi raccomando. Il gioco poi che si può creare lo si va poi a determinare anche con il rasamento, che va anche a dare un maggior lavoro della molla, perché se ho molto drop e poi voglio avere una molla che non sia troppo distante dai due braccia, devo andare a mettere questi rasamenti. Sì, per forza. Ok? Noi in questo caso abbiamo deciso di montare un bicchierino medio e un rasamento arancione. Piccolo, e poi concludo questa parte, le molle. Le molle possono essere utilizzate nel kit, ci sono rosse, blu, verdi e gialle. La gialla è la più dura, in questo caso noi nelle condizioni di grip che abbiamo visto momentaneamente nella nostra pista abbiamo preferito utilizzare quella gialla. Di solito quella più utilizzata, perché è quella un po' più neutra, è quella di colore verde. La rossa è la più morbida e poi di conseguenza in scala c'è rossa, blu, verde, gialla. Ok, un'altra piccola particolarità che c'è sia nel V3 che nel V4 sono il caster e il camber. Allora, molto importante, innanzitutto, per quanto riguarda il camber, andiamo a regolare la mezzaluna, quindi c'è questo perno nella parte superiore del braccio, che io vado a svitare questo grano in modo tale che questo può ruotare, e in base a come viene posizionato la mezzaluna abbiamo un camber 0, più o meno perché non esiste proprio un camber 0, un camber 1 e un camber 2, quindi il camber si intende proprio 0, 1, 2, come è posizionato il mio fusello in base a come voglio inclinare la ruota. Quindi questa cosa viene fatta mediante la mezzaluna, poi mettiamo uno schema che vi fa vedere in base a come mettete le mezze lune com'è il camber che potete utilizzare. Noi in questo caso stiamo utilizzando un camber 1 perché la mezzaluna guarda verso il basso. Si può mettere anche verso l'alto la mezzaluna, però un altro è un camber 1 leggermente diverso da quello che stiamo utilizzando noi. Adesso possiamo andare a vedere anche il caster. Postilla. Il double arm è uno dei pochi avantreni per Mini Z in generale che permette di avere un sistema completo sia di movimento di camber che di caster, quindi il caster e il camber per capire. Cosa che invece con altri avantreni bisogna cambiare il fusello per avere il tipo di camber, ok? Cosa che invece nel double arm questa cosa non avviene. Come si va a regolare il camber? Allora, noi stiamo utilizzando un camber dove abbiamo deciso di mettere un rasamento, una rondella davanti e una dietro, e questo mi permette di avere un caster, scusate, per la nostra guida molto più neutro per quello che riguarda. Se invece posso anche decidere di posizionare le mie rondelle, rasamenti, chiamateli come volete, tutte e due davanti, e quindi avrò un camber positivo con un'angolatura diversa, oppure posizionarle tutte e due dietro e cambia ancora l'angolazione, sempre positiva, ma cambia l'angolazione. Cosa succede? Che se ho le due davanti ho un camber 0, andando a posizionarle uno davanti e uno dietro, tutte e due dietro, vado a cambiare l'angolazione verso il positivo. Che cosa dobbiamo dire? Metteremo uno schema che va a specificare appunto come funziona questo caster. Mettendo i due rasamenti dietro è un caster che rende la macchina sicuramente molto più reattiva in curva. Noi abbiamo scelto una soluzione intermedia che ci permette di guidare l'auto in maniera molto più neutra, diciamo, che è una soluzione che a noi piace molto. Allora, abbiamo visto un po' tutti i parametri importanti per poter regolare il double arm e vi diamo un piccolo accorgimento.
Quando andate a montare il double arm, questo vale sia nel V3 che nel V4, trovate un piccolo pernino nella parte sottostante che va a tenere il braccio inferiore. Questo perno ha una parte con una testa. Ecco, questa testa si deve trovare sempre verso l'interno, in modo tale che non fuoriesce. Se fosse montato al contrario rischia di cadere e quindi si stacca completamente la parte inferiore del braccio e quindi non lavora più. Quindi questo è un accorgimento sicuramente molto importante. Magari poi mettiamo una foto per far vedere esattamente dove è posizionata la testa. Se ci fossero domande, noi siamo a disposizione. Questo è il modo in cui usiamo noi il double arm nel nostro regolamento di guida, tra virgolette, cioè ci piace guidarlo in questo modo, con queste piccole attenzioni. Ognuno poi può fare le regolazioni in base al proprio stile di guida, in base alla pista, al grip, al layout e quant'altro. Però non c'è nessun problema, per qualsiasi domanda potete appunto scriverla nei commenti o, come spesso fate, scriverci anche in privato. Vi rispondiamo, magari se è una cosa immediata, però vi rispondiamo. Vi chiediamo una forte gentilezza però, e questo è molto importante. Ci fate sempre tanti complimenti e questo per noi sicuramente è qualcosa di molto importante, perché ci aggrada, ci permette di andare avanti, ma abbiamo visto che le visualizzazioni sono veramente tante ma non corrispondono agli iscritti del canale, quindi vi chiediamo di iscrivervi al canale, questo anche sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Questo per noi è sicuramente molto importante perché ci permette poi di poter continuare. Vi salutiamo e vi diciamo grazie per tutto in questo momento. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.